Oggi impariamo a distinguere i diamanti dalle imitazioni osservando la cintura. Da queste tipiche scanalature sulla cintura possiamo capire che non stiamo osservando un vero diamante, infatti è un cubo di zirconia. Le scanalature parallele e le abrasioni sulla cintura, come queste, sono i tipici segni distintivi del cubo di zirconia. L'imitazione del diamante è maggiormente utilizzata e da non confondere con lo zirconio. E ora passiamo ad un'altra pietra, la terribile moissanite, l'imitazione del diamante più convincente in assoluto. Osservate bene la cintura. Esibisce striature parallele, inoltre presenta un aspetto superficiale, cereo e ghiacciato. Ed eccola la birifrangenza, il tallone di Achille di questa pietra. Questo tipo di sdoppiamento delle giunzioni delle faccette non lo vedrete mai dentro ad un diamante, poiché il diamante è monorifrangente, mentre la moissanite è birifrangente e sdoppia la luce delle immagini. E adesso è venuto il momento di osservare un diamante naturale. I diamanti possono esibire vari tipi di cintura. Questa è una cintura grezza grana grossolana. A fianco al numero di iscrizione laser sulla sinistra potete vedere dello sporco intrappolato durante gli anni, dato che questo tipo di cintura è propensa a intrappolare ogni genere di sostanza oleosa e grassa con la quale viene a contatto. Non sarà un gran bel vedere, ma è proprio questa la tipica grana grossolana di una cintura grezza. In effetti questa è una gemma che ha subito un processo di arrotondamento un po' piuttosto approssimativo, ecco. In quest'altro diamante naturale possiamo osservare nuovamente una cintura grezza, ma questa volta la grana della cintura è fine, non più grossolana, poiché si presenta meno bucherellata e di conseguenza tende a intrappolare molto meno lo sporco. Sulla cintura a sinistra, ora, è ben visibile una naturale, ovvero sia una porzione della superficie del diamante grezzo originale. Questa porzione è stata lasciata appositamente dal tagliatore come prova della naturalezza della gemma. In ogni caso, in questo diamante possiamo osservare una pulizia generale della cintura decisamente maggiore e, come vedete da queste immagini, una grana molto più fine di quella precedente. E adesso è il momento di vedere una cintura lucidata. Possiamo notare, sin da subito, come questo tipo di cintura sia più liscia e riflettente, molto più riflettente. Essendo priva di tutti quei piccoli buchi che solitamente costellano una cintura grezza, la cintura lucidata riesce a formare un contorno del diamante molto continuo ed uniforme, regalando alla pietra, vedete l'uniformità? Regalando alla pietra maggior brillantezza generale. Ma la cintura che esalta al massimo la luminosità di un diamante è senza dubbio questa, la cintura sfaccettata. Una cintura composta da innumerevoli minuscole faccette che si estendono lungo tutta la superficie della cintura. Guardate che bella! Per via della capacità di migliorare le prestazioni del diamante con la luce, la cintura sfaccettata è lo stile di cintura ormai preferito dalla maggior parte dei tagliatori moderni e ovviamente dalla maggior parte dei clienti. Guardate qui, il diamante che agiva come specchio magico. Ed eccoci all'ultima pietra. E qui nascono i problemi, poiché purtroppo questo tipo di pietra presenta una cintura sfaccettata assolutamente identica a quella mostrata dai diamanti naturali. Ed infatti, guardate un attimino qui, ebbene sì, c'è scritto Lab Grown. È un diamante sintetico, cresciuto in laboratorio, ovviamente, il quale ha le stesse caratteristiche chimiche, fisiche e di reazione alla luce di quello naturale. E per questo motivo, per distinguerlo da un diamante naturale, non basta soltanto osservare la cintura, abbiamo bisogno di analisi che vanno oltre l'accurata analisi della cintura. E con questo è tutto, la lezione numero 41 è terminata. È stata offerta dall'Istituto Gemmologico Genovese, il più amato dagli internetiani.
che come sempre si diverte a danzare tra le gemme. Grazie mille. E anche a far danzare le gemme ci divertiamo in effetti.